L'idea di base di Philip Kahn, fondatore di Borland, fu quella di rendere lo sviluppo di programmi su PC ancora più personale. Kahn impegnò la produzione della propria azienda su compilatori per appassionati, che fossero al tempo stesso leggeri da installare, semplici da apprendere e veloci da utilizzare. Erano nati i turbolinguaggi. Ma a causa di alcune scelte sbagliate, il progetto Borland passò di mano in mano, perdendo in breve tempo il primato faticosamente guadagnato. Alla fine il codice sorgente del compilatore apparve in spezzoni su diversi siti di programmazione. Fu il lavoro paziente di un gruppo di appassionati russi a raccogliere le ceneri del Turbo Pascal per crearne un clone integrato. A poco il progetto Free Pascal, un Pascal scritto in Pascal, divenne un sistema di sviluppo RAD pienamente compatibile con Turbo Pascal e Delphi. La prima parte dell'installazione consiste nel definire FPC, Free Pascal Compiler, e lanciare la ricerca dei pacchetti per l'installazione automatica sul nostro Raspberry. Dopo aver installato il nostro compilatore, cerchiamo Lazarus, che è l'interfaccia grafica che ci consente di creare i nostri applicativi su GUI. Selezionare i pacchetti che ci serve, l'IDE, Integrated Development Environment, per tutte le sezioni che ci interessano, il pacchetto di dipendenze, i file comuni, le librerie che ci servono sotto Raspberry, Linux e GTK, fino a quello che sostanzialmente ci può servire. Addirittura abbiamo le interfacce per Qt. Applichiamo, carichiamo, aspettiamo che l'installazione vada a buon punto. Terminata l'installazione, troveremo il nostro file sotto programmazione Lazarus. Lo lanciamo, parte la finestra di riconoscimento e ci permette di configurare l'interfaccia. Vediamo il compilatore FPC, dove vengono inseriti i sorgenti. Scegliamo successivamente il tipo di make, che è il classico make della suite GCC, e il debugger, che è il GNU Debugger. Noi abbiamo anche la possibilità di eseguire un debugger grafico attraverso il nostro sistema. Ed ecco la nostra interfaccia. Abbiamo la forma sulla quale disegneremo la nostra interfaccia per GUI. Inseriamo ad esempio un oggetto, che può essere una toggle box o una checkbox. Nel nostro caso inseriamo semplicemente un pulsante. Facciamo un esempio abbastanza semplice da provare. Eccolo qua. E automaticamente viene inserito il bottone nella forma e viene aggiunto la sezione del codice all'interno della nostra unità codice. Aggiungiamo una stringa, una t-label, una etichetta, e vediamo che cliccandoci sopra abbiamo la possibilità di gestire ad esempio gli eventi, in questo caso on click, ma abbiamo anche altre proprietà che possiamo gestire. La caption ad esempio mostra che cosa possiamo inserire al posto di label 1. In questo caso lo studiamo semplicemente con l'etichetta 1, ma evidentemente ci sono 1000 possibilità differenti. Possiamo aggiungere anche altri controlli. Come vedete ci sono tutti quanti i controlli classici di una GUI sia sotto Windows che sotto Linux. Vediamo come creare un programma semplicissimo che faccia interagire il pulsante con l'etichetta.
Per prima cosa definiamo il metodo click del bottone, aggiungiamo una costante, la incrementiamo e quando eseguiamo il click sostanzialmente modifichiamo la caption dell'etichetta. Lanciamo il nostro programma che compilerà, avrà qualche warning perché non abbiamo definito un'icona per il nostro programma, ma alla fine compila, vedete in verde, e lancerà il nostro programma. Ecco la nostra form che può essere resizata, mossa, e ogni volta che clicchiamo vediamo che l'etichetta viene modificata. E per oggi abbiamo terminato. Se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di sottoscrivere il canale e di lasciare un like. Sul nostro blog troverete quotidianamente nuovi articoli relativi a Raspberry e Arduino.